Tutti, prima di far iniziare il video volevo solo avvertirvi che tutto quello che vedrete è stato registrato prima dell'inizio della quarantena, a inizio febbraio circa. Una parte è stata registrata nella città in cui studio, mentre il resto del video è stato registrato a casa dei miei genitori. Bene, ora vi lascio al video. Ciao a tutti, io sono la creatrice di Oggi ho voglia di creare e per chi non mi conoscesse piacere, io sono Romina. Su questo canale troverete un sacco di video dedicati al cucito. Finalmente siamo al quarto episodio della serie B Cucito, la serie dedicata a chi vuole imparare a cucire. In questo episodio andremo a fare un astuccio foderato. Io ne cucio spesso di varie forme e dimensioni, sia per me che per gli altri, e noto che sono dei regali molto graditi. Potete anche crearli utilizzando dei brandelli di tessuti che avete usato per vecchi progetti o in alternativa dei vecchi vestiti che non utilizzate più. Questo tutorial non sarà fatto come al solito in questa scrivania e con questa macchina da cucire, perché adesso tornerò a casa dei miei e lì ho un'altra macchina da cucire con cui registrare il video. Bene, andiamo al tutorial. Dato che parlavamo di materiali di recupero, ecco un paio di vecchi jeans di cui ho già usato una porzione per fare altri astucci alcuni mesi fa. Li userò per fare la parte esterna dell'astuccio. Per la parte interna userò invece questo rimasuglio. Lo avevo usato per fare un regalo a mia madre mesi fa ed è avanzato questo pezzo. Non è molto, ma lo ritengo sufficiente per quello che dobbiamo fare. Cercate di evitare i tessuti elastici, non sono molto facili da cucire e li ritengo poco adatti per fare astucci. Un'altra cosa indispensabile è la zip. Io ne ho scelta una scura da 30 cm. Partiamo ora col cartamodello. Prendo innanzitutto un foglio A4 e disegno due piccoli quadrati con i lati di 3 cm ai due angoli inferiori del foglio. Successivamente vado a fare una linea orizzontale nella parte superiore per non fare un astuccio troppo grande. In questo cartamodello ho deciso di tenere questa linea a 4 cm dal margine superiore del foglio e quindi all'incirca 17 cm da quello inferiore. Successivamente su questa linea vado a posizionare due puntini a 3 cm dai margini laterali nella linea appena disegnata. Adesso bisogna unire i puntini appena creati con gli angoli esterni e superiori dei quadrati disegnati all'inizio. Poi bisogna tagliare il cartamodello. Il primo tessuto che ho deciso di tagliare è quello che userò come fodera interna. Sono andata a piegarlo in modo da ottenere un unico pezzo. Se volete potete stirare il tessuto prima di tagliarlo, in modo che la piega sia fissata meglio. Sono andata poi a posizionare il cartamodello sopra il tessuto. Il pezzo dove sono presenti i due quadratini è posizionato sopra la piega. Dopo aver sistemato il cartamodello, l'ho fissato al tessuto con gli spilli. Adesso prendo il filo per imbastire. Se non lo avete potete usare un filo qualunque. Dopo aver infilato il filo nel lago ed averlo tagliato, ho fatto un piccolo nodo alla sua estremità. Partendo da un margine, ho ridisegnato il cartamodello con ago e filo sul tessuto, stando attenta ad includere entrambi gli strati. Nel farlo ho mantenuto il filo molto morbido. Questo è molto importante. Non temete se a un certo punto mi vedrete fare questo processo molto veloce. Ho accelerato il video apposta, in realtà sono terribilmente lenta.
Dopo aver finito questo passaggio, bisogna tagliare il tessuto. Io terrò un margine di 1 centimetro, ma se non siete sicure potete mantenere anche 1,5 cm o 2 cm. Usando un righello o un metro da sarta e il gessetto o un pastello, disegnate i margini da tagliare. Chiaramente non potevo non sbagliare qualche ripresa, tipo questa, quindi ho messo solo i pezzi in cui si capisce qualcosa. Dopodiché sono andata a tagliare seguendo il margine disegnato. State attenti a non tagliare il filo cucito nel passaggio precedente. Adesso vado a togliere tutti gli spilli e il cartamodello. Come potete vedere, il filo messo precedentemente è completamente intatto. Aprendo il tessuto dovreste ottenere questo. Dopo aver teso bene il filo, procedete al taglio. Fate molta attenzione. Otterrete questo in entrambe le porzioni del tessuto, così avrete le indicazioni di dove cucire da entrambe le parti. Dopo vado a fare lo stesso procedimento con i jeans. In questo caso non ho creato la piega nella parte inferiore, ma ho tagliato 2 pezzi con il margine di 1 centimetro. Voi mantenete pure 1,5 cm o 2 se preferite. Anche in questo caso ho ripassato i contorni del cartamodello con ago e filo, molto largo, e ho tagliato il filo per proiettare il cartamodello da entrambe le parti. Per unire le 2 porzioni vado a cucire col punto dritto il lato inferiore. Per tenere fermo il tessuto l'ho fissato con gli spilli. Per cucire ho usato il punto dritto e all'inizio e alla fine ho fatto la ribattitura. Se non sai cosa sia, guarda il secondo episodio di questa serie. Non abbiate fretta a cucire e togliete sempre gli spilli prima di passare con la macchina da cucire. Dopo aver finito la cucitura, potete togliere i fili. Per concludere il passaggio bisogna stirare la cucitura come vedete nel video. Se sono ancora presenti i fili, toglieteli. È arrivato il momento di mettere la zip. Va posta rivolta verso il basso, sul margine superiore. Se la zip è più lunga non preoccupatevi, l'importante è che non sia più corta. Vado poi ad assicurare il tutto con gli spilli.
Successivamente prendo anche il tessuto che userò come fodera interna. Lo sovrappongo alla zip ponendo il lato più bello verso il basso. Poi sono andata a fissare il tutto con gli spilli. Siate più precisi possibili. Poi, con l'ago e filo, ho passato tutto il bordo. Questo mi assicura una maggiore precisione durante la cucitura. Adesso dovete sostituire il piedino della macchina da cucire mettendo quello per le zip. Anche in questa cucitura uso il punto dritto e faccio le ribattiture all'inizio e alla fine. Mi raccomando, togliete tutti gli spilli. Vado a fare lo stesso nell'altro lato. Vado a porre l'altro margine della zip sull'estremità del jeans. Poi ripongo sopra il margine della fodera e cucio il tutto. Questo sarà il risultato. Togliete anche tutti i fili che sono presenti nella zona della cucitura. Rivoltate poi la fodera. Con questo genere di cucitura otterrete vicino alla zip un effetto perfetto. Adesso riportate tutto come era prima, rivoltando l'astuccio. Sovrapponendo bene le due porzioni di astuccio, bloccate tutto con gli spilli, come farò io nel video. Siate precisi vicino alla zip. Mi raccomando, prima di usare la macchina da cucire, aprite leggermente la zip, in modo che il cursore si trovi all'interno.
Quando andrò a cucire il margine, lascerò in uno dei due lati della fodera una porzione non cucita. Quindi cucirò solo dove ho passato il dito. Dall'altra parte cucirò tutto il lato. Quando andrò a fare la cucitura userò il piedino classico e utilizzerò il punto dritto. Faccio sempre la ribattitura all'inizio e alla fine di ogni cucitura. Inoltre ricordatevi di togliere sempre gli spilli prima di passare col l'ago. Adesso è giunto il momento degli angoli. Vado ad aprire il tessuto in questo modo e sovrappongo le cuciture. Cerco anche di aprire i margini delle cuciture stesse. Dopo aver fissato con gli spilli, vado a cucire il tratto. Ricordate sempre le ribattiture e di togliere gli spilli. Adesso bisogna fare lo stesso anche con gli altri angoli. Ed ecco il risultato degli angoli. Adesso, utilizzando la porzione non cucita, devo andare a recuperare l'angolo opposto dell'astuccio. Se non avete aperto abbastanza la zip, dovete fare un po' di fatica per spingere il cursore. Dopo aver preso l'angolo, tiratelo fuori e rovesciate l'astuccio con calma. Per la porzione di fodera rimasta aperta dovremo ricorrere all'ago e filo. Prima però dobbiamo sistemare la zona con degli spilli.
Dopo aver fatto il nodo al filo doppio, faccio passare l'ago all'interno dell'apertura, in modo che esternamente non si veda il nodo. Vi consiglio di usare il ditale. Poi cucite a mano tutta la porzione. Per concludere la cucitura, fissate bene il filo e tagliatelo. Questo dovrebbe essere all'incirca il risultato. Non preoccupatevi se le prime volte le cuciture a mano non vi soddisferanno. Le mie prime cuciture erano molto discutibili e tuttora potrei ancora migliorare. Ci vuole impegno e pratica. Questo è il risultato finale. Il bello di questo tipo di astucci è che potete farne di varie dimensioni. Basta variare le misure del cartamodello e sperimentare. Potete anche giocare con i colori e le fantasie dei tessuti. Sono delle ottime idee regalo, oppure potete usarli per voi stessi.
Potete usarli per riporre i vostri accessori del cucito, per riordinare i bottoni o altri piccoli oggetti. Potete usarli per riporre i vostri cosmetici o fare dei beauty case per tutta la famiglia. Oppure sono ottimi per gli studenti come portapenne. Sono adatti a molti contesti diversi. Se ne cucite, taggatemi quando pubblicate le foto o inviatemele sulla pagina Facebook Oggi ho voglia di creare. Non vedo l'ora di vedere le vostre creazioni. Il video è finito, spero che tutti i passaggi vi siano risultati chiari e se avete dei dubbi non esitate a scrivermi. Se non volete perdervi i prossimi video iscrivetevi al canale e se volete attivate le notifiche. Se volete seguirmi sui social c'è la pagina Facebook Oggi ho voglia di creare dove pubblico normalmente anticipazioni o avverto quando escono nuovi video e c'è anche il gruppo Facebook Oggi ho voglia di creare dove ci si può confrontare e chiedere consiglio. C'è anche il mio profilo privato su Instagram Romina Cellamare. Il prossimo video uscirà tra 4 settimane e nel mentre buon cucito!